Buongiorno tribù. Buongiorno. Buongiorno, io devo anche cucina. Siamo a Buongiorno. Mula e stiamo scappando una mula che ha fatto arrampicare un giorno e stanotte è venuta giù. Mai venuta giù. Stamattina più che altro. Sì. Stanotte anche, ma stamattina hanno aperto i rubinetti come d'abitudine qua. Cosa facciamo? Andiamo a cercare un po' di bel tempo, ci spostiamo un'oretta da qua verso la spiaggia. No, ma non torniamo più in spiaggia, le ultime parole famose. Non facciamo la strada brutta che abbiamo fatto l'altro giorno, ma facciamo il giro lungo. Facciamo un giro un po' più lungo, la strada è sterrata però è ben battuta. No, proprio brutta. E andiamo direzione mare, dove lo scoprirete solo vivendo. Questa sì che è la strada bella, finora. Ma questa è un'altra roba. Ci sono un po' di buchette, ma non tanto. Abbiamo risparmiato quasi 20 minuti con l'altra, però no, così è far soffrire un po' la cicchi, no? Un po' tanto, almeno qua è tutto bello battuto, sterrato ma ben battuto. Ebbene sì ragazzi, lo riconoscete? È un McDonald's, però stavolta non ci siamo fermati a mangiare, Siamo no? messi male con la batteria. Con la batteria sta piovendo da tanti giorni, quindi stiamo caricando il computer, scaricando il video e mannaggia, abbiamo preso l'unico McDonald's che gli si è rotta la macchinetta del caffè. Vabbè, Tamara un succhino di mele e io ho un muffin di quelli belli chimici. E veniamo qui, scarichiamo il video e verso il bel tempo, speriamo. Sì. Lo vedete? Diesel 1,18. Dai, la pernacchia era per prendere un po' in giro, fatta in senso buono. Io so, per prendere un po' in giro, fare un po' di invidia. Che in Italia ce lo sogniamo quel prezzo lì. Penso da 40 anni forse che non lo vediamo quel prezzo. Non eravamo neanche nati quando la benzina era quei prezzi lì, il gasolio. Niente, adesso è tornato nella norma, c'è il lancetto del gasolio che è rimasto lì, il galleggiante si era rimasto un po' bloccato. Adesso è tornato tutto. Adesso è ritornato che abbiamo fatto il pieno di... Adesso marca pieno, eh? Ah va. Prima marcava a metà È pieno. rimasto a metà. Vabbè. E adesso andiamo giù verso la costa, sperando che non piova più, in teoria non dovrebbe più piovere. E ci andremo a fare. Non te la tirare sul piede, non diciamo niente, che è 4 giorni che scappiamo dalla pioggia. Guarda, viendo a sparigliare, sì, è 4 giorni che scappiamo dalla pioggia. Andremo a farci qualche passeggiata, no? Bella panoramica su quelle coste lì, magari qualche caletta. Vedi che è uscito il sole, Ah, questa sì che è la Murcia che riconosco. Mannaggia la pupazza, finalmente Lorenzo, no? Meglio tardi che mai, no? Vabbè, l'alba delle 3 È uscito un po' di sole. troverai meglio così. Speriamo, speriamo, perché sapete che noi, Ma in teoria dovrebbe rimanere così. in In teoria, teoria. Cioè, vediamo. E lo
spot anche per stasera l'abbiamo trovato, ma guardate i colori del mare ed è una giornata brutta. E lì, proprio quell'isola lì è Isla. Isla Plana, che prende anche il nome il paesello. Quindi per oggi ci fermiamo qua. Domani cosa facciamo? Voi lo sapete. Voi sapete anche cosa fa il tempo, continua a cambiare il tempo. Giù là è bruttissimo, qua Guardate, siamo nell'occhio del... là è bruttissimo. Là c'è un po' di speranza, un po' di cielo blu. E lì in mezzo si vedono tipo delle piccole trombe d'aria che scendono nel mare, non so se no, riuscite a non vedere, so se dalla telecamera si sono vedono. lontanissime. Però sì. E speriamo che non si avvicinino. Speriamo che non si Che avvicinino. mancano lì, no? Riuscite a vedere quelle trombe d'aria che vanno al mare? Io penso di sì, ce ne sono 1, 2, 3, 4. Se ne sta formando una là, ce ne sono 2 qua e una qua in fondo. Sì, ma comunque sta tuonando, Mica è normale che ci sono i temporali adesso. E là è nero, nero, Ma nero. guardate i colori dell'acqua. Sì, è uno spettacolo. Fa pure freddo. Chissà col sole. Andiamo Caldo, dentro. Fa caldo, Prima che arriva quella tromba d'aria là, però è gigante. Sì, è lontana, Sì, sì. Sì, però comunque sempre una tromba d'aria, Andiamo dentro, va. Comunque viene. Si sta avvicinando, Molto Ed è male. grossa, È guarda come sia. grossissima. Non so se Guardate riuscite a vederlo, però. come alza tutta l'acqua. Guarda tutta l'acqua del mare, ce ne sono 1, 2, ne sta scendendo un'altra lì, 3. No, Pier, noi non possiamo andare in giro, basta. Basta, no. Quella della tromba d'aria è quella che è qua vicino, Quello che ci siamo scampati, ma scampati per Ma- miracolo, Un paio di chilometri. Sì, e dovevamo andare lì oggi, Sì, poi sono qua- cambiati i piani improvvisamente, ma noi dovevamo essere lì, il nostro sesto senso, non stiamo scherzando, Abbiamo trovato, stavo guardando in internet, abbiamo trovato un video, guardate. A pochi chilometri, Sì, è tipo a 3 chilometri da dove siamo noi. Noi la vedevamo arrivare, però a un certo punto... Sì, ho deviato di là, è come però se- tirava su un bel po' d'acqua, Mamma mia, quello che ci siamo evitati, l'abbiamo scampata, Per un pelo, Per un per un pelo. pelo. Vedete che il sesto senso bisogna sempre ascoltarlo. Comunque, noi ovunque andiamo in viaggio, qualcosa succede. E ce n'è il diavoletto, va, Va. che ce la siamo scampata per Sì, miracolo. ma proprio di un pelo, Sì. Ci vediamo domani, Domani, buonanotte. ciao. Buongiorno, tribù. Buongiorno, è uscito un po' di sole. Sì, no, e là dietro verso Mula era brutto, Brutto, Sì, sì. nero dietro. Vabbè, dopo aver Notte. evitato Una tromba d'aria. notte tranquillissima, Quella che ci siamo evitati ieri. Sì. Notte super tranquilla. stamattina ho preso che ha fatto 4 gocce, non me ne sono accorto solo perché era un po' bagnato. Pier il dice che polmone. ci ha svegliato un gallo, io manco l'ho sentito. Il galletto che Sì, alle cantava. 7:30 ha cominciato a cantare, chicchiricchi. E oggi ci andiamo a ispezionare questa zona che non l'abbiamo mai vista. Quindi Andiamo a farci un non la giretto. possiamo lasciare abbandonata. No. Una rotonda faro. No, il faro non c'è, solo di bellezza. Perché c'è la faccia così tesa quando vai sugli sterrati?
Tamsini? Che ha appena piovuto, Cico. Guarda lì, è un bel posticino in piano. Sì, sì, proprio lì. Ah, c'è un cagnolone. Ah, bello. Abbiamo trovato il posto e anche in piano. Ma che fortuna. Sei più rilassata? Sì. Perché diventi così nervosa quando fai gli sterrati? Perché aveva appena piovuto sul Pier. E non sapevo com'era il Dobbiamo- terreno sotto. Dobbiamo un po' allenare sta cosa degli sterrati. Ti lamenti sempre. Sì, mi lamento Sei sempre, un sono lamentone. rompiballe. Sì. Dai che andiamo a fare sta passeggiatina che sembra Una bella. pisigiata. È una pisigiata, Sì. Sì. Ti Poi crediamo? ci sono le altalene. Va. Dopo andiamo a vedere le altalene, così ti Sì, spingo. ti spingo, sono talmente lunga che se ti spingo poi ti lanci magari arrivi direttamente in acqua. Vediamo se ce la facciamo. Quanta pazienza. Abbiamo parcheggiato a Bolnuovo. Giusto, Pier? Toma! Me l'ha appena chiesto, per quello si è ricordato. Non è vero, Pier. Chi credete? A me o a Pier? Oh, sul piede. Oh, su Pier. Il tempo non è dei migliori, però noi ci proviamo lo stesso e al massimo ci prendiamo tutta l'acqua, perché dietro è nero e di là sembra un po' meglio. Vediamo questa passeggiatina. Pier, puoi finire di mettere deviazioni alle passeggiate, per favore? C'è questa qua che va in là. Ti poi c'è ricordo. questa- Guarda, c'è questa qua d'anello. Tu l'hai detto che quella d'anello ti piacciono perché non sei, cioè, sai com'è l'andata. Vediamo il tempo che non è dei migliori, ti ricordo. Andiamo a farci tutta sta calla legno, punta la grua, Io di sta roccia non è che mi fida molto, No, sono Non proprio ispira fiducia. quelle rocce sembrano attaccate proprio con la saliva. Pier, però tu sempre buon finesce. Però guarda quanti colori. Sì. Nero, un viola, un rosso, si vedono tutti gli strati. Geologi, All'ascolto, all'ascolto. fateci sapere. Cos'è tutto sto cambio di colori? Hai visto quanti morsi hanno dato gli agenti atmosferici? Il vento, l'acqua, gli spostamenti delle placche tettoniche, di tutto. Che forme? Sembrano dei funghetti, no? Ma sono boletus. Boletus. Quella di fronte a noi dove c'è la luce che scende, siamo un po' in controluce, viene chiamata l'isola dei lupi, Isla de los Lobos, perché fino agli anni 60-70 Ma dei lupi marini che sono le foche monache. vivevano le foche monache. Che Sono storia! estinte negli anni 60-70? Non pensavo che ci fossero le foche. Noi negli anni 60-70 No. non eravamo né programmati, No, però non non c'eravamo. sapevo che c'erano le foche io nel neanch'io. Mediterraneo. Che scoperta! Sì. Chiamate questa nera per andare a ballare la sera per andare la sera. Improvvisamente guardate che angoletto verde! Super io verde. anche subito di qua perché poi fuori La processionaria. sono già belle grosse. Poi Cina, fuori! Andiamo. Ecco, come diceva Pier, non è una bella cosa. Non so se lo vedete quel nido lì, come sono grosse, ma fanno paura. Ed è super presto perché scende la processionaria. Però meglio andarcene da qua, va? Perché se lo prendono i cani possono morire. Mi viene la pelle d'oca a vederle.
Pensavate che non c'era il pim pum pam, ma qua come non si può fare un pim pum pam. Pronti? Sto deserto, belli sti posti, Selvaggi come piacciono a noi. Pronti? Pim pum pam! Adesso sì, guardate, è uscito un po' di sole, guardate che colori. E là in fondo, vedete quella striscia più chiara? Boba via, che colori che ha questo mare. Prima di tornare, perché guardate dietro com'è nero, danno 24% però di pioggia, andiamo a vederci questa spiaggia nudista. Qua è pieno di spiaggette, calette, spiagge nudiste, ce ne sono un sacco. Andiamo a vederci sta caletta com'è. Ma guardate che bellina con questa roccia rossa e questi colori, che bomba! Dal rosso passa il giallo. La prenderemo o non la prenderemo? Pier? Partono le scommesse. No. Sì, a me è già caduta una goccia. Quindi o mettiamo il turbo o mettiamo il turbo. Ma la goccia, non l'ho sentita. Io sì. Come fai a sentire la goccia che hai più capelli di me? Come hai fatto a sentirla? Mi è caduta sulla fronte. Sulla fronte qua? Sulla fronte qua. Pier, non dire quello che stai pensando, perché so che c'è un detto in spagnolo. E stavo vedendo se parlaremo con l'italiano. Com'è il detto? Che la prima gota cae al mas. Al mas, idiota. L'avete capito, no? Hanno capito tutto dalla vita, Guardate questa casetta che bellina. Lì sopra con la vetrata, tutta qua sotto c'è tutta una vetrata e sopra si sono costruiti una mega terrazza. Hai capito? Sapevo, la tipica casa che piace alla strada. Con le vetrate. Tutta vetri. Tutta vetri che entra un botto di luce. Sì, poi dopo li li pulirò. Siamo arrivati al furgone e adesso ci andiamo a comprare la famosa balissa, che è entrata in vigore la nuova legge in Spagna di sta luce che devi mettere sopra il tetto. Poi ve la facciamo vedere, perché il triangolo in Spagna, anche se siamo in Europa, dicono che non vale più. Sì, vale, però devi avere questa lucetta. Che poi noi abbiamo visto l'incidente. Sì, non si vede. Nell'episodio precedente o quell'altro non si vede, non c'è il poliziotto in mezzo all'autostrada che stava sbracciando, perché le luci non si vedono. Però magari di notte, ma neanche. Al momento obbligatoria, quindi ce l'andiamo a comprare. Se no sono 200 euro di multa. Se finisci lì in mezzo ci rimani, ma ci rimani bene. La strada per scendere non è male, però non ci fidiamo, perché se viene a piovere giusto dietro c'è un barranco. Qua c'è la valletta, no. si incala tutta l'acqua. No. Meglio di no. In questa zona anche tutte le casette sono modestine. Proprio piccoline. Che villette. Proprio con la vista. Con la vista a picco sul mare. L'altalena è occupata, però questa è l'altalena panoramica. Che volevo fare il surpier, ma il surpier non si può, ci sono i bambini che vanno sull'altalena. Se vuoi ti porto al parco giochi. No, li caccio. No, ma guardate il campo da tennis che si è costruito qua sopra nella terrazza, un campo da padel. Modestino direi, no?
Cosa ci hai costruito dentro casa? Un campo da padel. La vedete là in fondo? Quegli edifici costruiti su una montagna di sabbia. Molto sicura non deve essere. Puoi metterci le fondamenta che vuoi. C'era un fondamento avanti 10 o 15 Sì, ho capito, però da qua si vedono meglio. Cioè, guardate dove è costruita su una montagna di sabbia, terriccio, chiamatelo come vuoi, Oh, sembra come volete, ma è friabile. Gli soffi e argilla, gli soffi e cadono giù. L'hai trovata, Tam? La valigia è sto robo. Questa mamma. Che in caso tu rimani fermo la devi mettere sul tetto, e se l'abbiamo già detto stendiamo un velo pietoso perché per noi è inutile, perché il triangolo di tutta la vita funziona molto di più, perché se ti si brucia la macchina questo dove la metti? Non lo so. Non ha senso, vabbè. Comunque è solo obbligatorio per chi vive in Spagna o per chi ha gli spagnoli. Sì, se hai una macchina spagnola. Macchina spagnola è obbligatorio. Se c'è la targa italiana, francese, tedesca e altre cose, No. non vale. Quindi, Triangolo. è logico. No, però stendiamo un velo pietoso, no? Scusa, questa la vedi a pochi metri, che secondo me non la vedi così lontano. Il triangolo lo metti 150 metri prima. Vabbè, stendiamo un velo pietoso perché sennò passiamo il limite. Sì. Alla fine siamo ritornati nel solito posto di ieri sera, perché l'altro che avevamo visto ieri sera qua vicino. Proprio schifo. Sì, tutto in pendenza. Pendenza vuol dire mettere le tavolette più sassi per stare a livello. Ma poi è veramente pieno. Qua è un parcheggio semplice, sterrato, non ti dicono niente. C'è gente perché è pieno. Perché è pieno ovunque, perché sappiamo che tutti i tedeschi, gli olandesi, i francesi svernano in Spagna. Quindi è sempre questa pieno. zona è veramente gettonata. È molto gettonata. Tramonto bello, peccato per le nuvole, però bello. Bello. Stasera per cena ci siamo fatti le zucchine col cotton cheese e le patate, un po' di hummus, un po' di formaggio, del pane e direi filmetto e a letto. Il video è arrivato fino a qui. Quindi mi raccomando, se vi è piaciuto, per noi è veramente importante che vi iscriviate al canale, mettere un bel mi piace, condividerlo così arriviamo a più gente possibile e ci vediamo alla prossima. Un bacio. Ciao.